Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Bene, in questo periodo qua siamo in fase di rinnovi di domanda di assegno di inclusione, giusto? Giusto. Quindi molti di voi in questo periodo stanno rinnovando la domanda perché hanno iniziato proprio a gennaio del 2024 e quindi di conseguenza siamo proprio diciamo nell'occhio del ciclone. Così cosa ho deciso di fare? Ho deciso di parlarvi di tutti gli stati della domanda di ADI, quindi cerchiamo di capire quali sono le fasi in cui una domanda deve passare. Faccio questo video più che altro perché c'è confusione in giro, non si capisce bene ma l'ho fatta, adesso cosa succede, cosa non succede, e quindi per aiutare a cercare di capire bene. Ovviamente non è un video esaustivo, nel senso vi parlo di tutte le fasi che potrebbero ancora, di cui la domanda potrebbe passare. E questa parte del video, perché poi dopo parleremo anche di altri argomenti, questa parte del video è suddivisa in fasi, cioè partiamo dalle fasi più semplici fino ad arrivare a quelle più complicate. Quindi, se volete potete prendere carta e penna e segnarvi i vari passaggi, così non ce li dimentichiamo. La prima fase è quella di acquisita. Quindi la domanda si trova in questa fase quando è stata completata, cioè inserita nel sistema INPS e poi protocollata. Quindi per capirci è stata presa in carico dal sistema INPS. Poi abbiamo verificata salvo ulteriori controlli. Questa fase si verifica quando l'attività di prima istruttoria, comunque fase di prima istruttoria, è stata completata e a questo punto cosa succede? Che il richiedente può proseguire con la successiva fase all'interno del sito internet del SISL, quel sito internet dove si compila il PAD, patto di attestazione digitale, che tra l'altro appunto per i rinnovi pare che non sia neanche richiesto. Dico pare semplicemente perché sì che l'INPS ha detto che non c'è bisogno di ricompilarlo nel caso che non ci siano state variazioni all'interno del nucleo familiare, però molti di voi mi avete scritto dicendomi no, guarda che invece a me il mio capo me l'ha fatto fare ugualmente, dice sai mai che l'INPS fa casini dopo, e per quello che dico pare. L'altro passaggio si chiama accolta salvo ulteriori controlli. È accolta, quindi la domanda accolta salvo ulteriori controlli quando il richiedente ha sottoscritto il PAD e a questo punto l'INPS farà ulteriori controlli. Sempre per quanto riguarda coloro che non devono, cioè coloro che devono sottoscrivere il PAD, perché gli altri che l'hanno già sottoscritto, qua l'INPS c'ha poco da controllare. Poi c'è la fase, diciamo, un pochino più interessante, che è quella di accolta. Questa è la fase più bella perché finalmente la domanda si trova in accolta con pagamento. Questo praticamente si verifica perché tutti i controlli sono stati superati e quindi la domanda ha avuto un esito positivo e a questo punto l'ADI può iniziare a essere pagato. Poi c'è la fase che si chiama acquisita in attesa modello COM, beh, lo sapete, bisogna compilare il modello COM. C'è un'altra fase che si chiama in evidenza, quindi la domanda rimane in evidenza quando ci sono molto probabilmente delle omissioni nella domanda, solitamente, ma non necessariamente, ci sono delle omissioni o difformità all'interno della DSU per l'ISEE. Quindi il consiglio in questo caso è che prima cercate di capire se è il caso di rettificare l'ISEE e poi procedere alla presentazione di una nuova DSU. Poi c'è la fase sospesa, quando l'INPS sta facendo ulteriori controlli. Poi c'è la fase respinta,
quando è stata completata praticamente tutta la fase dei controlli e alla fine c'è un esito negativo. Poi c'è la fase revocata, quando praticamente sono risultate delle dichiarazioni non proprio veritiere da parte del cittadino al momento della presentazione della domanda. E poi le ultime due sono decaduta e annullata. Decaduta quando uno o più requisiti per poter richiedere l'ADI non ci sono più rispetto a quando era stata presentata la domanda, e annullata quando in teoria la domanda è stata annullata o da parte del cittadino o da parte del capo patronato che ha presentato la domanda. Prima di proseguire nel video, quindi con l'altro argomento, vi ricordo che esiste una chat dedicata a voi che siete iscritti al mio canale di YouTube. Per poter entrare a far parte di quella chat basta semplicemente che andate qui sotto a questo video, nella descrizione, quindi aprite la descrizione. C'è un collegamento, cliccate sul primo collegamento, che poi sarebbe il mio sito internet ufficiale, lo ripeto, sito internet ufficiale, l'unico è quello lì che vi ho lasciato qui sotto, non ce ne sono altri. Cliccate su sul mio sito internet e quando si apre la schermata rossa, da lì c'è il menu e da lì potete entrare in chat, diventare super iscritti. Se volete potete anche scrivermi tramite il sito internet, potete ricevere una casella email PEC gratuita, volete iscrivermi al mio Instagram, c'è anche il mio Instagram, insomma sono tante cose. Io vi consiglio di andare a fare un giro sul mio sito internet, così vi fate un'idea e vedete se c'è qualcosa che potrebbe interessarvi. Quindi comunque vi aspetto in chat. Bene, detto questo, vediamo l'altro argomento di oggi. Vediamo una questione un po' particolare, perché ogni anno in questo periodo si torna sempre a parlare di un'agevolazione che si chiama bonus matrimonio o bonus sposi o bonus che comunque hanno a che fare con questo argomento o che sono molto simili a questo argomento. Allora, partiamo un po' da lontano. Dovete sapere che l'ultima proposta che riguardava il bonus matrimonio risale alla politica del 2022, quando la Lega aveva pensato più che altro a un contributo che poteva arrivare fino a 20.000 euro per le coppie sotto i 35 anni, con ISEE fino a 23.000 euro. Poi però alla fine quell'idea era stata accantonata. Quindi a questo punto sorge spontanea una domanda, ok? Quali agevolazioni hanno tutti coloro che decidono di sposarsi e di andare a vivere, diciamo, per i fatti loro? Io ve ne ho preparati due, ho preparato due cose che ora vi spiego. Uno è il bonus casa, che in pratica prevede per le spese sostenute nel 2025 la detrazione del 36%, 50% in caso di abitazione principale, tra l'altro, su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Invece per quelle degli anni 2026-2027, quindi dal prossimo anno e l'anno dopo ancora, la detrazione è del 30%, quindi praticamente si abbassa, e anche il 36%, quindi 36% in caso di abitazione principale, quindi lì viene praticamente drasticamente dimezzata, sempre per un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Questi 96.000 euro sono vecchi come il mondo, esistevano già tipo 20 anni fa e quindi quelli non l'hanno cambiati. Poi l'altra cosa interessante è il bonus mobili, che è praticamente una detrazione IRPEF, quindi detrazione dalle tasse, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici che sono destinati ad arredare un immobile che
è oggetto di ristrutturazione. Quindi la detrazione va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per il 2025, ok? E sono comprese anche eventuali spese di trasporto e di montaggio. Però dovete sapere che questa detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Si può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2025 mobili ed elettrodomestici nuovi, attenzione, di classe non inferiore alla A, non inferiore alla A per i forni, poi inferiore alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e congelatori, e che ovviamente ha realizzato degli interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1 di gennaio dell'anno precedente, a quello dell'acquisto dei beni. Quindi, tra l'altro, queste agevolazioni qua secondo me vanno bene un po' per tutti, un po' per tutti. Adesso non è per il discorso bonus matrimonio, che quello è un altro, cioè, quell'argomento salta fuori sempre e comunque, però queste agevolazioni vanno bene un po' per tutti, ok? Bene, ricordandovi di entrare nella mia chat, che trovate il collegamento qui sotto in descrizione del video tramite il mio sito internet. Io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!